Ho fatto le domande più scomode della community al country manager di Trade Republic e sono partito dal servizio clienti. Risolverete questo problema? Come, quando, perché? Trade Republic è una banca tedesca di cui sono ambassador da anni. È il servizio migliore in questo campo, altrimenti non lo sponsorizzerei. Ma ovviamente non è perfetto, per cui Luca Carabetta si è prestato per rispondere a tutte le criticità. Ma chi è Luca? Classe 91, è il country manager di Trade Republic in Italia. Ha iniziato come software developer, è diventato uno startupparo e anche cofondato Start Impact con cui lavora da anni, ha però poi lasciato per andare in politica, ricoprendo la carica di vicepresidente della Commissione per lo sviluppo economico. Quest'anno è approdato in Trade Republic, in cui 2 anni fa sono già stato nella loro sede di Berlino. E oltre a intervistare il loro CEO Christian Ecker, ho parlato con Emanuele Agueci, il precedente country manager, oggi global lead per creator e affiliate marketing. Ora che gli è succeduto Luca, è passato in ufficio, così gli ho fatto qualche domanda. Però partiamo con le basi. Cosa fa un country manager? Che cosa fa il country manager? Tante cose. È ovviamente il responsabile della branch italiana di una realtà fintech, tra quelle che crescono di più in Europa. Attualmente considerate che nell'anno scorso siamo passati da 8 milioni di clienti a 10 milioni di clienti in appena 9 mesi in tutta Europa. In Italia siamo oltre mezzo milione di clienti, quindi c'è sicuramente un tema di rapporto diretto col mercato. C'è un rapporto ovviamente con i regolatori, Banca d'Italia per la disciplina bancaria o Consob per la disciplina sui mercati finanziari, e c'è forse l'onere anche più piacevole, che è quello di raccontare che cos'è Trade Republic, chi c'è dietro, come funziona. Fammi un riassunto velocissimo di come sei arrivato qua. Il country manager deve avere una parte istituzionale, una parte comunicativa. Io di base sono un nerd, mi piace la tecnologia, sia come professionista che iniziando a lavorare nelle imprese e anche fondando qualche startup. Lo possiamo dire? Una di quelle più note anche da te, Start Impact. Io ho collaborato all'inizio alla costituzione dell'azienda e poi Gerardo e Virginia hanno fatto un lavoro egregio nel farla crescere. Io poi sono diventato parlamentare, era il 2018. E quindi sei uscito? Io sono ancora comunque in Start Impact, però io penso che poi uno debba fare o l'una o l'altra. Noi in Italia abbiamo già tanti esempi di chi fa un po' politica, un po' impresa, e poi ho avuto questa parentesi in ambito politico. Sono stato alla Camera, sono stato vicepresidente della Commissione Attività Produttive, mi sono occupato di innovazione tecnologica, startup. Ho avuto l'onore di lavorare ad esempio al Fondo Nazionale Innovazione, che prima non esisteva e oggi sta dando una mano concreta alle startup. Chiusa la parentesi politica, sono tornato al mondo startup, ho fatto altre mie attività. Poi c'è stata questa opportunità quest'anno, era da un po' di mesi che Trade Republic cercava un country manager, proprio perché Emanuele fece questo post su LinkedIn dicendo guardate, io da oggi ho quest'altro ruolo manageriale direttamente all'headquarter, quindi abbiamo bisogno di un'altra persona, che ci siamo poi incontrati appunto a inizio 2025. Come mai una persona che viene dalla politica finisce a fare il country manager? Hai detto anche un po' tu, il rapporto un po' con le istituzioni, un po' col mondo business, e quindi tu avendo fatto un po' startup, un po' istituzioni, è perfetto. Ci sono tanti esempi in Italia di fintech che dall'estero sono venute in Italia e poi sono state bloccate da Banca d'Italia perché magari non hanno rispettato correttamente le normative, che non sono sempre di facile interpretazione, quindi è importante anche avere un rapporto umano diretto e sapere come funziona dietro le quinte della politica italiana. Certo, diciamo che a livello europeo nell'ambito finanziario tu hai un grosso vantaggio, perché la normativa sul settore bancario, la normativa sui mercati finanziari, la normativa sui pagamenti sono uguali in tutta Europa. Il grosso problema è la normativa fiscale, che non solo è diversa in ogni paese ma cambia continuamente. Vedete, in Italia adesso siamo qua che in attesa della legge di bilancio, che cosa succederà entro il 31 dicembre, poi magari il 1 gennaio tutti bisogna adeguare i sistemi. Penso che dopo la sanità il settore finanziario sia quello più regolamentato. Mi fai un po' di numeri di Trade Republic Mondo e Trade Republic Italia? Penso che il numero più interessante sia quello sulla crescita del numero di clienti, perché in qualsiasi settore crescere in 9 mesi di 2 milioni di clienti è già un numero importante. Nel settore finanziario, per cui il cliente apre un conto bancario, inizia a operare, deposita e ancora di più ti fa capire che siamo in piena fase di scale up. La crescita del numero di clienti è una faccia della medaglia, l'altra faccia della medaglia è la crescita del numero di asset. In 9 mesi abbiamo fatto più 25% di clienti ma più 50% di asset. Asset vuol dire quello che i clienti hanno depositato. A gennaio del 2025 erano 100 miliardi di euro, a settembre 150 miliardi di euro. Noi l'ultimo dato che abbiamo reso disponibile sull'Italia è di gennaio, che era più di mezzo milione di clienti, ma evidentemente c'è una crescita continua sempre in chiave scale up. Fate utili? Sì, già dal secondo bilancio inutile. Qual è il problema di una scale up col bilancio? Che si riferisce sempre a un anno e mezzo prima. Cambia tutto perché poi sei in una crescita esponenziale. Tra l'altro voglio dire una cosa, che Trade Republic ha 10 anni di storia. I primi 5 anni li ha investiti nella parte infrastrutturale software e poi è andato sul mercato. Va bene, passiamo alle domande. In tanti in questi anni mi hanno scritto bravissimo, Trade Republic è un prodotto perfetto se solo funzionasse, e mi rispondessero quelli del servizio ai clienti. Risolverete questo problema? Attualmente è la massima priorità. Da mesi si sta lavorando su questa cosa e si sta continuando a lavorare. Se ci immaginiamo il servizio ai clienti solo come c'è l'omino che
che risponde alle mie domande è una parte del problema. Non si risolve solo così il problema, perché se alla base ci sono dei processi da migliorare, ottimizzare e risolvere, devo prima partire da lì e poi mettere un omino. Quindi per far capire che cosa stiamo facendo, stiamo valutando quali sono i problemi comuni e basta vedere le richieste che ci arrivano. Bene o male, grande fette di richieste sono attorno a un numero limitato di problemi e quindi c'è un'attenzione maniacale a ottimizzare questi sistemi. Dopodiché stiamo lavorando anche all'interfaccia diretta col cliente. In Trade Republic ci sono persone che oggi vedono questa come una estrema priorità, che ci stanno lavorando e che nel breve, perché non parliamo di, non posso dare chiaramente la data, lo so che avresti voluto, ma non posso, se no cadrebbe la mia testa. Stiamo lavorando nel breve per dare una risposta concreta. Nel frattempo mi fa sorridere perché essendo io molto vocale, interagendo molto con la community, in parte divento io il customer service, certo. Che però per me è molto utile perché anche a me fa capire dove oggi siano i nodi principali. Anch'io da creator spesso ricevo i messaggi della community con i problemi e riesco a risolverne magari tanti perché non sono veri problemi, si rendono conto che una feature è diversa ma era scritto in caratteri cubitali nella landing page. Altre volte pochi utenti hanno un problema serio e là io mi sento da creator in dovere di dire, cioè se uno ha tutti i soldi del matrimonio perché gli hanno fatto regali su Trade Republic bloccati perché Trade Republic pensava che fosse un'operazione fraudolenta, là è importante che si sblocchino. Sì, e infatti hai raccontato un esempio che in realtà è un esempio tipico. Essendo un nuovo operatore sul mercato c'è un'attenzione veramente maniacale sulle transazioni e c'è una base di controllo algoritmico di questo, sulla compliance in generale, che può essere anche sull'antiriciclaggio, e poi c'è una parte di controllo umano. In generale per tutto il settore bancario qual è il primo indice ad esempio per le procedure di antiriciclaggio? Il rapido movimento di fondi. E hai fatto l'esempio del matrimonio, che è proprio il caso in cui su uno stesso conto magari iniziano ad arrivare bonifici di un certo tipo. È ovvio che lì gli algoritmi si svegliano e dicono ma controllate questa situazione perché potrebbe essere un caso da verificare. Noti questi problemi, stiamo lavorando anche per accorciare i tempi di risposta. E poi ovviamente ci sono dei casi dove effettivamente il team di Trade Republic identifica delle situazioni potenzialmente critiche e deve intervenire. Io la vedo così, questa severità nel trattare i casi in realtà è una tutela poi per tutti i sistemi. Purtroppo è meglio avere un account bloccato in più, che magari era una persona che non ha fatto niente di male, Trade Republic stessa perde un cliente magari, che non notare un account fraudolento senza bloccarlo, perché sarebbe un problema molto più grave. I nuovi entranti in un mercato hanno sempre gli occhi puntati, no? Io devo dire che abbiamo un ottimo rapporto oggi con i regolatori. L'attitudine del regolatore non è mai cerchiamo di bloccare questa cosa che non la capiamo, è più parlateci, condividete. E quindi è ovvio che avendo comunque rapporti molto stretti, da noi c'è il totale interesse a garantire che la piattaforma operi in maniera super fair, super corretta. Riassumendo, ci stanno lavorando. Da un lato risolvono i problemi più comuni dei clienti, dall'altro stanno lavorando per far arrivare presto un servizio clienti rafforzato. Negli ultimi anni sono cresciuti esponenzialmente e questo si è sentito. Detto ciò, un altro dubbio che spesso la community mi pone è quello del pay for order flow, cioè un business model per cui la banca restituisce indietro una parte del denaro che transita dalla borsa su cui si appoggiano. Questo business model sarà vietato dal 2026 perché può creare conflitti di interessi. Ecco qua, questo è interessante. Sai che Trade Republic come business model ha sempre avuto il pay for order flow, che però non sarà più possibile da un certo punto in poi, forse dal prossimo anno? Giugno 2026. Esatto. Chiederanno quindi se i prezzi aumenteranno, se voi riuscirete a rimanere in profitto o se succederà qualcosa per ovviare a questi mancati guadagni. La cosa da dire sul payment for order flow, che era il modello con cui è nata Trade Republic, l'Europa ha detto stop entro il 2026, ma in Germania, perché dal 2025 già è una cosa che non si può fare negli altri paesi. In Italia già non lo fate? Esattamente. Ok. Colgo l'occasione per il tema dei costi, perché la domanda è: ma se guadagnavate da lì, adesso come guadagnate? Prima di parlare del guadagno bisogna parlare dei costi. E rispetto a un istituto bancario tradizionale, Trade Republic ha investito inizialmente a livello infrastrutturale e il nostro staff quasi non ha banker. Ci sono ingegneri, c'è la parte marketing e comunicazione, c'è la parte compliance. È un modello totalmente diverso. Il rapporto tra numero di dipendenti tra noi e un istituto finanziario tradizionale 1 a 10. Forse anche 1 a 100. Porca miseria. È normale che tu riesci a offrire gli stessi tipi di servizi in maniera molto più efficiente con una frazione dei costi. Il tema vero è come gli altri del mercato riusciranno, se riusciranno, a seguire questi altri trend, perché è chiaro che noi riusciamo a offrire un certo tipo di prodotto che è estremamente competitivo. Pensa all'1 € per acquistare dei titoli, ma chi è che oggi te lo nessuno può farlo, perché la banca tradizionale ha una struttura dei costi che se no non riesce a sostenere. Ok, allora ce n'è un'altra che mi era piaciuta. È chiaro che gestire centinaia di miliardi ti garantisce dei tassi di interesse e quindi un profitto per l'azienda molto alto, ciò che per esempio rende a Tether decine di miliardi. Anche voi che gestite ad oggi 150
130 miliardi, lo scorso anno comunque un centinaio di miliardi, immagino sia stato un grande business model. Che succede se adesso i tassi si abbassano, vanno a zero? Dovrete cambiare business model? Dovrete aumentare i prezzi? In realtà questo tema l'abbiamo affrontato anche un po' diversamente, perché da 2 anni la decisione è che i tassi della Banca Centrale Europea noi li rigiriamo ai clienti. Quindi quando uno si vede l'interesse sulla liquidità sul conto, quello è l'interesse di cui avrebbe diritto Trade Republic rispetto alla Banca Centrale Europea. Quindi quanti i tassi erano al 4? Noi avevamo il 4. È un trasferimento dell'interesse. Questo giochino, passami il termine, in 2 anni ha fatto sì che noi abbiamo ridato ai clienti tramite questo meccanismo 2,5 miliardi di euro. E ovviamente in un momento in cui tutte le banche quelle risorse se le tengono, 1 e 2 creano condizioni sfavorevoli per i clienti, Trade Republic vince anche per quello. Tante domande sono riguardo ai competitor. Come potete pensare di battere la guerra contro Revolut in Italia? Cosa avete di meglio? Siete spaventati dalla competizione? Io sono assolutamente pro concorrenza, pro competizione. I servizi continuano a migliorare. Forse nel mondo bancario è un po' mancata negli ultimi anni. Infatti bene che comunque l'ingresso di Trade Republic, ma anche di altri operatori, stia facendo un po' pensare anche al sistema tradizionale. Revolut è posizionata anche in maniera un po' differente, però diciamo che Revolut e Trade Republic sono tra le società che stanno crescendo più in Europa. Al contempo c'è questo sentimento contrastante per cui le persone continuano a pagare un sacco di costi nelle banche tradizionali. Penso che la vera competizione per un prodotto come quello di Trade Republic, che ha un focus sul banking, sul risparmio, sugli investimenti, sia un po' abbattere questo muro che c'è rispetto al sistema finanziario tradizionale. Può esserci un tema di trust, magari il brand ha ancora bisogno di un po' di tempo per farsi conoscere e magari bisogna anche spiegare che non è che Trade Republic è un'app, punto, è una tech company con licenza bancaria e la licenza bancaria è uguale per tutte le banche e dà le stesse condizioni di garanzia ai correntisti. Onestamente vedo molto più facile che nuovi operatori nati e cresciuti su un'idea di efficienza, di lancio di nuovi prodotti, che non per la finanza tradizionale adeguarsi. Immagina oggi il nuovo direttore di banca non facciamo nomi, di una banca tradizionale, che cosa deve fare? Deve provare a innovare un sistema estremamente caotico e 2, sostanzialmente deve tagliare risorse. Snellire lo direi in politica, no? Tagliare risorse fa molto più capire dove sta il problema. La mia preoccupazione principale oggi è che le persone ci conoscano, capiscano effettivamente anche chi c'è dietro questa realtà, che comunque sono tutti età media 30 anni, diciamo, all'interno dell'azienda, super skillati, anzi ogni volta che apriamo posizioni su LinkedIn non ti dico, perché c'è proprio voglia anche di partecipare a questa cosa. In questo momento voi operate sulla borsa Langerswars. La gente dice è troppo illiquida, ci sono troppi pochi strumenti. La risposta di Marcello, onesta, è: ma chi ti credi di essere? Gordon Gekko? Comprati gli ETF classici che stanno in tutte le borse, che hanno sempre spread minimi a non rompere. Ora non so, immagino che ci sia anche Gordon Gekko tra di voi. Non so neanche se Trade Republic sia lo strumento migliore in cui operare, perché non incentiva il trading, non ha la linea rossa, non ha la linea verde, non permette di fare la leva. Tutto quello che è gamification in generale, c'è un tema di visione del mercato chiaramente, che cerchiamo di mettere in pratica. Trade Republic sposa da sempre la visione di investimento in lungo periodo. E sulla borsa che hai da dire? Quindi la cambierete, non la cambierete? Intanto c'è massima trasparenza su quello che sono state le scelte sotto ogni posizione che uno può aprire, c'è scritto esattamente tutto. È un po' legato al tema dei payment for order flow. Per il momento l'assetto è questo, però in futuro abbiamo già dimostrato di essere una realtà abbastanza dinamica, quindi vedremo anche per il futuro. Non l'avete visto come un limite per ora? Non vi ha dato problemi con la vostra customer base? Il cliente medio su Trade Republic che cosa fa? Apre il conto, una parte di liquidità matura gli interessi e poi la cosa che si fa più è un piano di accumulo. Piano di accumulo gratuito. Su ETF che già costano una frazione rispetto ai strumenti tradizionali, quindi è un tema per cui sì, ci sta la domanda, però non fa la differenza. Non fa la differenza a livello di competizione. Carta di credito la farete? Non è prevista, ma devo dirti che i clienti sono molto soddisfatti di quello che c'è. Io mi rendo sempre più conto che la carta Mirror ha il suo fascino, perché ho avuto delle persone che mi hanno detto: sì, bene il bonus da 50 euro da reinvestire, ma mi regalate una carta Mirror? Piace ovviamente la parte di Sayback e Roundup. Il Sayback ti investe l'1% nel piano di accumulo, il Roundup ti consente di reinvestire il resto sempre in strumenti. Ti devo anche dire che io, parlandone a livello europeo, non è così sentito questo tema della carta di credito. Molto statunitense questa cosa della carta di credito, in realtà in Europa non si usa quasi mai. Mi chiedono tante feature, prestiti o mutui? Allora, in generale noi quando abbiamo annunciato le cose le abbiamo annunciate il giorno del lancio, e la tendenza che ha Trade Republic è in generale a fare dei lanci proprio letteralmente quando viene lanciato il prodotto, quindi in generale ci piace anche
essere abbastanza mobili, ti direi lean, cioè essere liberi di cambiare anche la strategia all'ultimo momento. Sì, diciamo con un minimo di testa. Ti lancio io un altro argomento: i pagamenti fiscali in Italia, il pago PA, le tasse, te lo stavo per chiedere. Me lo stavi per chiedere, siamo qua. È sicuramente un tema rilevante. Provo a spiegare la complessità che c'è dietro. Sul mutui diciamo che c'è una disciplina più o meno europea, a livello fiscale c'è una disciplina nazionale, quindi l'esigenza nazionale c'è. Se io dovessi fare una scommessa direi è una cosa su cui punteremo, perché comunque chi ha un conto in banca italiano ha bisogno di certi tipi di strumenti. È chiaro che c'è uno sforzo maggiore perché essendo in 18 paesi europei diversi, quella diventa una cosa non che viene lanciata in tutti i paesi ma nel singolo paese, no? Sul tema del credito al momento non è in previsione, ma magari abbiamo il lancio domani, il lancio del Lombard domani. Esatto. Non si capisce se fanno da sostituto d'imposta anche per le cripto. Sì. Sì. Come ti dicevo io cerco di essere anche molto vocale con la community, e quando facciamo dei lanci vado su Reddit, dove all'inizio dicevano ma chi è questo qua che dice di essere, e allora io faccio queste sessioni di Ask Me Anything. Ci sono delle domande talmente di dettaglio che non puoi prevedere in una campagna marketing, tipo sulla parte del regime amministrato, nella parte cripto. Ho fatto questa sessione e cosa facevo normalmente? Prendevo tutte le domande, poi andavo dal nostro team tax e dicevo guardate che l'utente X mi ha scritto questa roba, e allora giustamente mi davano la risposta e davo poi una risposta completa. E quindi la risposta è sì. Non solo, siamo tra i primi con licenza bancaria in Italia ad offrire un crypto wallet, forse i primi un crypto wallet con più cripto, perché c'è qualche banca che ha offerto il crypto wallet su Bitcoin. Noi abbiamo fatto un lancio dove per il lancio abbiamo messo una cinquantina di cripto, ma siamo assolutamente i primi con licenza bancaria che mettono anche il regime amministrato. E funziona banalmente che parliamo di chi trasferisce degli investimenti che ha già, quando li trasferisce sui nostri wallet comunica anche i prezzi di carico. Noi facciamo i conti e gestiamo quindi sia l'imposta di bollo, che è quella prescritta per legge, che poi la parte su il capital gain. A proposito di regime amministrato, c'è stato un periodo appena l'avete lanciato in cui alcuni utenti lamentavano di alcuni errori nel calcolo delle tasse sulle obbligazioni e altro. Avete risolto? Cosa è successo? È stato risolto penso in 2 settimane. Ma è durato come... E l'internet non perde la memoria, quindi oggi se tu vai su internet e cerchi investire in bond su Trade Republic possono venirti questi post, però devi leggere vecchio di 9 mesi, 10 mesi, no? La scelta di Trade Republic in generale è una scelta di compliance, vuol dire tutto quello che noi possiamo fare per semplificare la vita al correntista lo facciamo. La complessità non è che si elimina, ce ne facciamo carico noi. Quindi quando tu fai questo lavoro, ad esempio anche a livello dei software che hai gestionali interni per gestire a livello di ogni singolo paese le dovute tassazioni, ci sono dei gradi di complessità. E la questione delle cedole, che comunque era una questione in tutto il regime amministrato, cosa è successo? C'era evidentemente uno di questi problemi di back-end, direbbero quelli tecnici, è stato risolto, i rimborsi sono stati erogati. Come mai aggiungere funzionalità come il private equity o come wallet crypto? Se la vostra bandiera era fare investire l'investitore comune, il wealth gap, questi sembrano quasi strumenti speculativi. Opinioni. La principale ratio di Trade Republic è democratizzare l'accesso agli asset. Se pensiamo al private equity, investire in private equity per un retail non era praticamente possibile. Cioè, come potevi investire prima in private equity? C'hai un grande patrimonio, parli con un amico che gestisce un fondo che investe, non dico in startup, ma in startup già più cresciute, ti dice guarda il taglio minimo sono 100k, metti 100k e dopo 10 anni li rivedi. Allora perché è stata fatta quella scelta? Uno, per rendere accessibile anche quell'asset class. Due, perché senza promuovere alcun tipo di asset class, perché tu lo sai, noi non promuoviamo un asset class. Io ti posso dire statisticamente quello che i nostri clienti fanno, ma io non è che ti vengo a dire investi in private equity, investi nel fixed income. Però ti dico, su Trade Republic hai l'accesso a un paniere di asset class diverse. Infatti adesso abbiamo preso il nome di Wealth Manager, che non è solo un broker, e lì tu liberamente ti componi il tuo portafoglio. Quindi per rispondere, se tu ritieni il private equity un asset class non interessante e vuoi fare il tuo piano di accumulo su ETF, MSCI World 100%, sei libero di farlo, nessuno mai in Trade Republic ti dirà utilizza anche questa, ma il vero tema è dare la possibilità di scelta. Quando mettete un export delle spese in Excel, io che ho tanti conti, aziendale, non aziendale, eccetera, eccetera, quando voglio fare la mia spending review posso fare solo il PDF. Allora mi prendo l'impegno su questo. Come striscia la notizia? Mi prendo, sì, ci rivediamo e vediamo, però sì, assolutamente. Non c'è qualcosa che tu vorresti migliorare o implementare? Una cosa che penso che il correntista italiano proprio necessiti, con tutti i servizi e sistemi di pagamento che
soprattutto sulla parte di pagamenti fiscali. Però l'altra cosa che ha riscosso abbastanza successo, se avete visto in app, c'erano questi video con dei testimonial che abbiamo preso che spiegavano la natura dello strumento. Avevano zero appeal questi video sugli italiani, secondo me. E sai, comunque sono persone molto conosciute in Germania, l'azienda non comunque conosciute qua. a volte fa scelte ancora germanocentriche, però io penso all'idea, cioè l'idea è cercare di raccontare gli strumenti, le strategie, quindi portando un po' di più l'educazione finanziaria direttamente nell'applicazione o comunque nella comunicazione di Trade Republic. E quello che diciamo sempre è che l'educazione finanziaria è importante in due chiavi: difensiva e offensiva. Difensiva perché comunque siamo in un mondo che è pieno di frodi e bisogna stare estremamente attenti, e a volte anche a un occhio attento, figurati chi magari in un momento di fragilità. Quindi in chiave difensiva è utilissima. In chiave offensiva, riuscire ad avere a tutela quindi di se stessi e della crescita del proprio patrimonio come una base formativa in più, ecco, secondo me anche società come Trade Republic hanno un ruolo in questo. Se io dovessi dire, da qui in avanti penso e spero che ci sarà molto di più, che diventa poi un servizio. Da un punto di vista di educazione? Sì. Ok. Mi chiedono come mai, se cambio paese, sono costretto a chiudere l'account però poi non lo posso riaprire? Posso rispondere dicendo: è una policy oggi, ma è un tema all'ordine del giorno come discussione, quindi fa parte di quegli argomenti che stiamo discutendo. Va benone. Allora ragazzi, se ci sono cose che non abbiamo comunque coperto, perché chissà quali erano, scrivetemelo in un commento. Vi lascio in descrizione tutti quanti i link fantastici, meravigliosi, il QR code l'avrò messo 100 volte già a schermo per scaricare Trade Republic, e ci attendono un sacco di nuovi video. Buona fortuna con il tuo percorso da country manager in Italia. Grazie mille, a presto.